Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi una nuova idea, uno spunto come pensierino per il giorno di San Valentino. Oggi vi mostro come fare queste scritte ad uncinetto. Questa che faremo insieme oggi nel tutorial è fatta con un filato più grosso e quindi è grande. Questo io penso lo appenderò allo specchietto della macchina, ma usando un filato più sottile potete fare un portachiavi come questo o un po' più grande come questo. È davvero tanto che non facciamo un portachiavi insieme e se siete nuovi di questo canale forse non avete visto i miei vecchi tutorial. Ho tutta una playlist di portachiavi ad uncinetto anche a tema San Valentino, ma non solo. Vi lascio la playlist nella descrizione del video. Queste tre scritte sono state fatte tutte con lo stesso schema, con lo stesso numero di punti. La grandezza varia perché varia lo spessore del filato che ho usato e dell'uncinetto. Vi lascio tutti i materiali nella descrizione del video. Oggi vediamo insieme come fare la scritta Love. Il cuore è il mini cuore amigurumi di cui vi ho fatto il tutorial anni fa e trovate il link nella descrizione del video, ma con questa tecnica potete scrivere qualunque parola vi piaccia, in forma quadrata, così come facciamo oggi, o orizzontale o anche verticale. Fatemi sapere se conoscevate già questa tecnica o se per voi è nuova, se vi piace e se rifarete questo progettino. Fatemelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grande aiuto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico, un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Teniamo questo filo, passiamo sotto al filo corto con l'uncinetto, prendiamo il filo lungo e facciamo una catenella e nel cerchio magico lavoriamo 6 punti bassi. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e iniziamo a lavorare su questi 6 punti a spirale partendo dal primo, ma anziché prendere tutto il punto prendiamo solo il filo dietro di ogni punto e cominciamo a lavorare intorno. Attenzione perché quando non facciamo aumenti spesso il lavoro si chiude su se stesso in questo modo e siamo noi che dobbiamo raddrizzare il lavoro così in modo da vedere sempre i punti, perché questo è il dritto del lavoro, quello all'interno, quello da cui parte la codina del cerchio magico è l'interno e deve rimanere all'interno. E continuiamo a lavorare punti girando tutto intorno. Se volete potete contarli o semplicemente lavorare l'altezza che vi serve. Quando lavoriamo pochi punti nel giro e soprattutto quando usiamo filati sottili non riusciamo ad aiutarci col dito per tenere aperto il lavoro e quindi dobbiamo lavorare con l'uncinetto in questo modo, in modo da essere sicuri di prendere solo questo punto e non prendere per sbaglio anche qualche filo dei punti che stanno dietro. Io per esempio ho lavorato 10 giri per la L, 12 giri per la V e 17 giri per la E. Una volta raggiunta la lunghezza che ci serve per la lettera, tagliamo il filo un po' lungo Per quanto riguarda il fil di ferro potete usare quello che preferite, un po' più grosso, un po' più sottile, non è importante. Se è un po' più grosso potete usarlo singolo, se è sottile lo mettete doppio. Basta
metterlo doppio in questo modo e lo usate così. Sia che lo usiate singolo o doppio, è importante che o con le mani o con la pinza facciamo un cerchietto qui su. Non è importante che sia preciso, l'importante è che la punta non fuori il lavoro e non esca dal lavoro. Tagliamo il pezzo che ci serve e ripieghiamo anche qui su. Infiliamo la codina di filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando tramite il filo esterno dei 6 punti da fuori verso il centro, come facciamo per i nostri amigurumi. E tiriamo. Ed essendoci il fil di ferro all'interno possiamo dare forma alla lettera. Quando le lettere sono pronte ci restano 2 cose da fare: il cuoricino, e per il cuoricino vi rimando al tutorial del mini cuore amigurumi che vi ho fatto anni fa. Trovate il link nella i in alto a destra e nella descrizione del video qui sotto. E poi dobbiamo assemblare il tutto. Potete unire i pezzi con la colla oppure cucendo. Io preferisco sempre cucire e quindi per questo ho lasciato tutte le codine lunghe in modo da poter cucire con qualche punto nei punti in cui vogliamo che le lettere si tocchino. La scritta è pronta. Per appenderla possiamo fare una riga di catenelle qui su, agganciamo il filo dove vogliamo che cominci la catenella e lavoriamo tutte le catenelle che servono. Io per esempio ho lavorato 25 catenelle
ed ora agganciamo dall'altra parte con un punto bassissimo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questi fili li nascondiamo all'interno del cuore e della scritta. Oppure, se preferite, potete usare un pezzo di catenella come questa. Io questa la compro a metro dal ferramenta o nei negozi di bricolage. In questo caso ci serve una coppia di pinze. Apriamo uno degli anelli della catena e teniamo solo il pezzetto che ci interessa. E inseriamo l'anello della catena nel punto in cui vogliamo agganciarlo. E richiudiamo. Inseriamo l'anello portachiavi e il portachiavi è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa semplice idea vi piaccia e che la riproduciate. E se così fosse, non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto. Sapete che potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!